Ciao a tutti, sono Diana e siamo sul canale di Classe Italiana per scoprire insieme una funzione importante della lingua: chiedere di ripetere un'informazione che abbiamo appena ricevuto ma abbiamo già dimenticato. Quante volte vi hanno presentato una persona, avete avuto una conversazione interessante e poi all'improvviso vi siete resi conto che non vi ricordate più il suo nome? O dove abita? O che lavoro fa? È molto frequente nella vita reale, ma anche un po' imbarazzante, perché l'altra persona può pensare che non stiamo ascoltando con attenzione le sue parole. Quindi dobbiamo trovare un modo per chiedere di nuovo l'informazione, ma gentilmente e quasi prendendo la responsabilità di questa dimenticanza. Scopriamolo insieme in questo dialogo. Ciao Anna, io sono Giulia, l'amica di Marta. Oh, piacere! Marta mi ha detto che sei arrivata da un mese. Come ti trovi? Bene, è una città un po' caotica, ma mi piace. Adesso sto in un monolocale vicino al centro, ma voglio trasferirmi a breve. Tu vivi in centro? No, no. E chi se lo può permettere? Ho una casa a Roma Nord. Che lavoro fai? Sono programmatrice di computer per una società inglese che ha aperto una sede in Italia 4 anni fa. Si chiama Prog 3000. Anche io sono nell'area dell'informatica, ma faccio sistemi di sicurezza. Dopo la laurea in ingegneria informatica e un master a Milano, sono andata a lavorare negli Stati Uniti, a Boston. Tu sei stata sempre qui? Ah, no, anche io ho fatto il master a Milano e poi sono stata fuori per 2 anni, nella stessa società di oggi, ma a Londra. Sono tornata 4 anni fa, quando hanno aperto la sede a Roma. Come hai detto che si chiama la società? Prog 3000, ti dice qualcosa? Non la conosco, ma voglio cercarla online per saperne di più. Senti, quando hai detto che devi trasferirti? Presto, appena trovo un'altra sistemazione, anche perché questo appartamento è molto caro e molto rumoroso. Il mio quartiere è tranquillo e verde. So che i miei vicini stanno lasciando il loro appartamento. Se vuoi mi informo. Perché no? Dove hai detto che vivi? A Roma Nord. Dammi il numero di telefono, così ti scrivo. Ma scusa, come hai detto che ti chiami? A furia di parlare me lo sono dimenticato. Giulia. E tu? Me lo sono dimenticato anche io. Anna. Giulia, all'inizio del dialogo, dice che deve trasferirsi in un appartamento vicino dopo poco tempo. Sentiamo le sue parole. Voglio trasferirmi a breve. La risposta corretta è dopo poco tempo. A breve si riferisce ad un periodo di tempo piccolo e non allo spazio o alla distanza. Per riferirsi allo spazio o alla distanza si deve dire a breve distanza. Anna, parlando dell'appartamento in centro, dice: e chi se lo può permettere? Per dire non ho abbastanza soldi, non ho il permesso. La risposta corretta è non ho abbastanza soldi. In questo contesto, permettersi qualcosa significa avere i soldi per comprare qualcosa. Verso la fine del dialogo, Anna dice a furia di parlare, per dire parlando o parlando di cose serie. La risposta corretta è parlando. A furia di si riferisce ad un'azione ripetuta tante volte. Si usa anche per aggiungere un'idea di forza e insistenza. Bene, ora che abbiamo capito meglio questo lessico, frequente nelle conversazioni reali, possiamo passare ad osservare una formula molto utile, comoda e usata nella lingua di tutti i giorni. Guardiamo qui. Come hai detto che si chiama la società? Quando hai detto che devi trasferirti? Dove hai detto che vivi? Come hai detto che ti chiami? Sono tutte domande. Di solito facciamo le domande quando abbiamo bisogno di un'informazione, ma in questo caso le persone sanno che hanno già avuto l'informazione e non
non si ricordano niente e per questo sentono un po' di imbarazzo. In queste situazioni non possiamo fare la domanda come se fosse la prima volta che la facciamo, perché nella nostra cultura non è gentile. È come dire che non ho ascoltato le tue parole precedenti e questa è una mancanza di rispetto. Allora scegliamo una formula come questa. Qui è chiaro che la persona ha già detto l'informazione e che io non la ricordo. Quindi la domanda suona più gentile. È facile. La domanda numero 1. Come hai detto che si chiama la società? Basta togliere hai detto che e rimane la domanda normale, quella che facciamo la prima volta, cioè come si chiama la società? La stessa logica vale per la domanda numero 2. Quando hai detto che devi trasferirti? Al posto di quando devi trasferirti? E così anche per tutte le altre. Dove hai detto che vivi? Dove vivi? E come hai detto che ti chiami? Come ti chiami? Ovviamente questo è informale e singolare, perché hai detto che è un tu. Possiamo trasformarla in una formula singolare formale con ha detto che, o in un plurale formale o informale con avete detto che. Adesso dimmi la verità. Quante volte hai dimenticato il nome di una persona dopo averci parlato tutta la sera? Adesso sai come fare in italiano per richiedere questa informazione in modo gentile. Vuoi fare un po' di pratica? Pensa a un'occasione in cui hai dimenticato un'informazione e scrivi nei commenti a questo video come puoi richiedere quell'informazione in italiano. E se vuoi fare altra pratica, clicca sul link in descrizione per entrare nelle attività gratuite di classe italiana e fare l'attività come hai detto che? E non perdere l'occasione di prenotare una lezione gratuita con un insegnante di classe italiana. Clicca sul link in descrizione e prenota il giorno e l'orario che preferisci. Vi aspettiamo per conoscerci meglio. Buono studio e ciao a tutti da Diana di classe italiana.